Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, una macchina riprodotta in scala 1:8, l'edizione Centauria. Ha vinto il Rally di Monte Carlo nel 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian. L'uscita è la numero 38 delle 110 previste. Ringrazio tutti i miei iscritti, volutamente e doverosamente, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie a tutti. Iscrivetevi al canale, sempre che ne abbiate piacere, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alle playlist, dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Adesso, nell'attesa che arrivi il mio malandrino, il mio gatto Michelangelo, un tigrato che ha compiuto 3 anni lo scorso mese ad agosto, cercherò di montare questo telaio del primo sedile. Telaio, mi raccomando, quindi quello che poi alla fine non si vedrà, perché ci sarà poi la parte finale sopra. All'interno trovo una serie di viti AP da avvitare nella plastica e questi 3 pezzi. Questo è il telaio dello schienale. La plastica è molto rigida e questo è positivo, non è una plastica proprio scarsa. Questo è l'elemento di unione che unirà appunto questi 2 pezzi e questa è la seduta. Telaio ovviamente della seduta. Io sono andato già ad avvitarmi 2 viti AP qui, però attenzione, se vorrete fare questa operazione dovrete tener conto dell'inclinazione dei perni. Guardate, vedete? Le viti, ok, non sono state avvitate così, ma seguendo l'inclinazione dei perni sia da questo lato, ma anche da questo lato, attenzione. E soprattutto non dovrete assolutamente arrivare fino in fondo, altrimenti rompete il perno e bucate il pezzo dietro. Quindi attenzione, soltanto 2 o 3 giri e lasciate le viti fuori così. Questo vi aiuta. La stessa cosa ho fatto per questo, che è l'elemento di unione. Vedete? Non vado fino in fondo perché poi bisogna considerare anche lo spessore di questo pezzo. Bene, adesso mi rimuovo le viti. Alla fine vi faccio vedere dove sono arrivato con questo montaggio e poi ci salutiamo e vado a prepararmi il filmato della Lancia Stratos HF all'Italia. Sento già un rumore dietro la mia schiena, però non vedo il malandrino del mio gatto. Quando meno te l'aspetti salta dentro il cubo box. Ormai è diventato la star. Per me lo è già. Ecco qua. Questo in realtà non ci serve più. Vi faccio solo vedere tutto il contenuto del fascicolo e poi lo posso spostare. Risultato finale. E qui, eccolo, ecco il mio amore, bravissimo amore mio, bel salto, complimenti. Ormai mi fa compagnia ad ogni video, devo dire la verità, non mi dispiace affatto. Adesso è entrato ed è uscito, perfetto, ok, fa tutto lui. Vi stavo dicendo, come ho detto altre volte, che è davvero un peccato che gli sia stata dedicata per il servizio editoriale soltanto questa mezza pagina. Questa non è neanche da considerare, guardate. È ovvio che non è una decisione dell'editoria, ma sicuramente di Centauria.
Tra l'altro, due cose. Carissima Centauria, ammesso che qualcuno di loro mi guardi, vi ringrazio per i fascicoli, che non so cosa mi serviranno, dal momento che questa, ecco qua, rivista, o meglio fascicolo, è bucato quasi da parte a parte tutto. Ecco, vediamo un po' che pistola è stata usata per questo fascicolo. Io non so cosa dire sinceramente. Boh, non fateli neanche, fate solo le istruzioni, tanto per farcele arrivare così non c'è rispetto, non c'è rispetto. Dovete confezionarli meglio, punto. Lo sappiamo come consegnano le persone, buttano tutto uno sopra l'altro. È ovvio che i pezzi di plastica vanno a schiacciare il cartone, che si trova poi con questo bellissimo cuscinetto sotto, e si spacca tutto. Poi, come dico già da un po' di tempo, che non sarebbe una cosa assolutamente sbagliata, fate una grafica adesiva da applicare anche sui radiocomandi, perché sono tutti anonimi così, ci assomigliano tutti, Lanciastratos, Audi 4 e poi altri modelli che usciranno. Fate una grafica carina, no? Quello che volete metterci voi, basta che uno sappia che questo, una volta messo vicino alla macchina, è anche bello da vedersi, perché c'è la grafica, in questo caso, dell'Audi 4. Potrebbe essere, secondo me, un'idea giusta. Allora, andiamo adesso a trascurare un attimo questo pezzo, che è l'elemento di unione, e guardiamo i due pezzi poi come andranno ad unirsi, per vedere se c'è da intervenire prima di avvitarli insieme. E infatti, guardate, non vado ad avvitarlo certamente così, vedete? Questo pezzo è da limare un po'. Non limate mai così, perché rischiate di fare un lavoro fatto male. Tenete sempre la lima in questo modo, così avete il riferimento di questi due punti. Questo non è un piano, non va bene, ci vorrebbe una parte in piano, ma sì, basterebbe fare così su una parte in piano e vedremo subito se è stato consumato bene. Ancora un po' qua. Così dovremmo andare. Poi anche qua non so se serve, ma lo faccio. Ok, ecco, così va bene. Quindi questo va messo qui.
questi cacciaviti che ci omaggiano in realtà sono i cacciaviti più brutti in assoluto, perché l'omaggio va bene, ma non è che uno vi deve dire grazie se ci date delle cose che veramente durano dalla mattina alla sera. Dateci un cacciavite buono invece di darne magari sempre di questo tipo, uno buono, con quello che costano le collezioni, che valgono il prezzo che costano, perché come dico sempre non c'è soltanto il modello che già sarebbe tanto, ma c'è tutto il progetto sotto, servizio editoriale, le traduzioni, quindi fascicoli, tutto. Però ecco, dateci un cacciavite buono, Cribbio. Questo va messo qui. Perfetto. Fascicolo è molto semplice da montare questo. Mi fa veramente molto piacere, essendo io scritto in tantissimi gruppi, anche non italiani ovviamente, per questo ci sono le traduzioni nei sottotitoli. Quando leggo che le persone aspettano il mio video, Alessandro che dice non avrei fatto questo errore se avessi aspettato il video di Michele, insomma sono cose che mi fanno molto piacere e delle quali vi ringrazio, anche se come dico sempre non sono assolutamente un esperto, sono un appassionato come voi. È tanti anni che mi sono dedicato così a livello hobbistico al modellismo, come in tante no, ma in altre cose sì, e quindi mi appassiona, ecco, non mi limito al solo montaggio, cerco sempre di farlo al meglio che posso, che non vuol dire che sia il meglio, quindi chi mi vuole seguire mi fa piacere, però metteteci sempre del vostro, se vi posso servire bene, altrimenti ricordatevi che io non sono un esperto. Ecco qui, io trovo che sia molto bella, qua anche è perfetto, dietro va benissimo, e ripeto, questo è un telaio, poi ci sarà la copertura, questa non la vedremo neanche, probabilmente forse questo pezzo qui, vedremo, ma si vedrà. Bene, adesso prendo quello che ho montato fino a questo numero e poi ci salutiamo. Tra l'altro avrete notato che non ho detto sedile destro o sinistro come telaio, in quanto appunto non è sicuramente differente come telaio da quello che andremo a montare sia a destra che a sinistra, ecco, quindi è un unico sedile, credo, perché non è specificato. Quindi questo in realtà lo potremo montare sia dal lato guida che dal lato copilota navigatore, però lo vedremo poi in seguito. Io sono soddisfattissimo di questo modello, come sta avvenendo. Sapete che lo sto facendo per un mio iscritto Giovanni. Ciao Giovanni. Ecco qui. Un'opera d'arte. A me piace attenzionarvi proprio sul particolare. I filetti sono precisissimi. I filetti sono queste linee.
Ma guardate che spettacolo, si vede addirittura il riflesso qua sulla cromatura del vetro, delle linee verticali, si vede qui, come nel fanalino vero. Ecco, guardate. Meraviglioso. Questa parte è tutta in metallo. 10 LED necessari per l'illuminazione di tutto questo musetto con le frecce comprese. Bellissimo. Sotto la finta vetroresina con le battute qui delle guarnizioni e il paracalore, perché qua sotto, in questa corrispondenza qui del paracalore, abbiamo la turbina. Non vi preoccupate per questi due cavetti, perché poi ci daranno la giusta collocazione con le successive uscite, quindi non preoccupatevi. Fate solo attenzione, guardate il video, perché questa ruota non deve ballarvi, deve essere bloccata con questo perno. Io ve l'ho spiegato, poi è ovvio che ognuno del proprio modello fa quello che vuole. Non ci dobbiamo giocare, ma questa auto, o meglio questa riproduzione, ha degli ammortizzatori, secondo me, troppo rigidi, anche se peserà 5 kg, 6 kg o 7, vedremo poi alla fine, sono comunque molto rigidi, troppo rigidi. Però funzionano e quello ci interessa. Bene ragazzi, il video termina qui, io vi ringrazio come sempre del vostro prezioso tempo, un saluto e un abbraccio a tutti voi, un saluto ai vostri cari più cari. Io adesso, se ce la faccio, visto l'ora tarda, mi preparo il video della Lancia Stratos e vedrete delle cose che, se avrete piacere, poi io proverò a mettere in abbonamento. Vi ho spiegato già per quale ragione lo faccio, e quindi chi mi segue lo sa. Ciao a tutti ragazzi.